Quindi la produzione Gliderit oggi annovera tanti modelli. Vogliamo così parlare in maniera generica di quali sono i modelli Gliderit adesso? Come si chiamano? Cioè, come si chiamano? Si apre un mondo. Come si chiamano? I nomi sono sempre scelte fatte da parte del team, che in realtà ognuno ha detto sempre la sua. E forse io ho scelto il nome del vettore, credo, che è venuto a me, e ha il Gimo, ma il Gimo è nato da un suggerimento, cioè non è nata da me, è nata da un'idea comune e poi è venuto Gimo, ma quasi tutti sono nati così. Possiamo dividere in scala, semiscala, Sì. sportivi. Allora, i modelli, abbiamo modelli sport che parte dal Gregaris. Gregaris che era un vecchio modello di volo in pendio che ci siamo ereditati in Gliderit. Quindi del team iniziale. I tre Gli appassionati. I tre del Fermanos. Ok. Ha avuto successo il Gregalis quando era a volo in pendio? Sì, però noi potevamo fare numeri ridotti. Perché io mi ricordo che quando è iniziato, ovviamente era una forma strana. E all'inizio è stato molto criticato, però poi ne avete fatti tanti. Gente che criticava il timone perché diagonale, gente perché diceva il muso era troppo lungo. E poi sono stati fatti più, credo, intorno ai 400 adesso. Sì. Quindi magari... Cioè, non sono numeri piccoli. No, tu consideri che poi i primi anni non avevamo fatto perché... cioè, ne facevamo pochi perché non potevamo, cioè le nostre forze produttive erano quelle che erano. Quando era perché si lavorava dopo cena, cioè non era un lavoro a tempo pieno. Esattamente. Però ha dato il là, diciamo. Sì, quello è stato proprio l'inizio, bello, la grande soddisfazione. E i Gregaris, ripeto, 400 esemplari ora, ma credo qualcosina in più dagli ultimi aggiornamenti. È un modello che secondo me è uno dei modelli che è stupendi, sarà forse che sono proprio affezionato a questo modello, però è un modello che ha un'acrobazia stupenda. Poi dopo da lì abbiamo lo Stingray, che è secondo me, io dico che lo Stingray è il cambiamento epocale dell'aliante, di quello che magari non poteva pensare un aliante, sai, l'allungamento. Lo Stingray è stato il primo design vero dell'aliante moderno, acrobatico. E l'ha disegnato non una persona qualunque, l'ha disegnato Beppe Ghisleri. Ecco. Okay. Anche perché prima dello Stingray c'erano solo Fox e Swift praticamente nei pendii. Corta, allungamento, e invece lo Stingray è proprio quella lì, una linea. Beppe ha trovato una linea impressionante, che poi tutto il mondo, è inutile che poi chi fa il fish ray, cioè cambiano il nome, ma fondamentalmente è lui. E io stesso al tempo di quando disegnai il Gregaris insieme a Stefano e Michele, noi quell'occhio lì vedevamo lo Stingray, quella linea lì. Quindi è vero che c'è un design diverso, ma tu eri condizionato da una bellezza tale. Esatto, da un cambiamento che era evidente. Onestamente è stato un cambiamento epocale, e Beppe adesso posso dire che è veramente un amico, e quindi c'è questo rapporto che per me Beppe ha fatto un capolavoro. E lo Stingray secondo me è uno dei modelli più belli in assoluto. Secondo me una cosa molto bella di Gliderit è che di solito c'è un passaggio brutto quando un hobby diventa una professione, cioè si spengono determinate lampadine. In Gliderit invece queste lampadine sono rimaste sempre tutte accese, cioè non c'è quella voglia di trasformarsi in qualcos'altro, c'è quella voglia di rimanere esattamente con quel DNA. E questo credo che dentro i modelli Gliderit si veda, si percepisce, soprattutto se li guidi, perché tante volte esteticamente ormai i modelli sono tutti belli, di tutti diciamo, i produttori. Attualmente stiamo veramente lavorando siamo arrivati a un livello veramente molto molto alto. E poi dicevo, se guardo quello che facevamo 6 anni fa, 7 anni fa, noti delle cose che 6 anni fa non vedevi, ok? Perché il livello è sempre andato veramente in alto, e la passione, quello che ti dà questo. Esatto. Mettersi lì pesa a tutti, ma poi dopo quando condividi con gli amici, esatto.
tiri fuori una bottiglia di vino che oggi non ci abbiamo assolutamente, perché non sapevamo con la camera dove metterla, ma Magari per i prossimi. la prossima ci organizziamo con la borraccina, e quando tu condividi sta passione come con gli amici, come faccio con te, adesso mi fai delle domande, ma fondamentalmente Gianluca Siamo amici. è un amico e sa bene, ripeto, come ho detto, mi ha messo in mano la prima radio. E volare in maniera diversa dalla mia. Là. Io dovevo anche. Tra l'altro è diverso, è vero, perché io volo modo 1, lui vola modo 2. Quindi, però è questo, è stato l'amicizia, trovare tutti i ragazzi, oltre a Michele Stefano, Diego Tagnani, Paolo Dall'Acqua, Giuliano Comunello Uno successivamente. degli ultimi che si è aggregato, diciamo, Giuliano New Entry, fondamentale, persona squisita. e poi Leonardo Scardini, Leonardo. uno degli ultimi. Ali Macinci. Ali è stata, nonostante il mio inglese maccheronico, riusciamo a comunicare. Ali è stato coinvolto e trascinato dentro Glider Sì. in una maniera Poi, incredibile. il mio socio Marco Berti, Carlo, il figlio, cioè è una cosa abbastanza estesa. Ed è anche bello. Beppe Ghisleri, poi ogni tanto ci sentiamo anche con Giulia, con Cornia, Giulio con Cornia. Giulio, cioè a noi ci piace stare tra amici, Esatto. ecco, dire queste cose, condividerci questa passione, condividerci queste idee. E penso che sia questo anche quello che volevamo trasmettere un po' con questi video, no? Cioè vogliamo far capire che chi c'è dietro e quanti sono dietro, insomma, quanti formano Sì. questo team. Ci vogliamo bene, Esatto. ci vogliamo bene tutti, ci piace la passione e ci piace stare insieme a tanta gente. Non c'è gelosia, non No, c'è ma che niente, c'è? anzi, spesso e volentieri ci divertiamo proprio No, così ci tra di prendiamo noi. in giro. Esatto. Io forse sono il più preso in giro tra tutti, detto anche uomo basso, e tu sei L'uomo alto. E Però- quindi no, ci piace, è questo, la vita ci piace godercela e apprezzare le piccole cose, tra cui l'amicizia, che non è proprio una piccola cosa, Esatto. e la passione, ecco. E una cosa importante, forse Gliderit è stata più social dei social, cioè nel senso che i social 15 anni fa, 20 anni fa non erano così presenti nelle nostre vite, no? Però Gliderit creava quella socializzazione. Devo dire che questa cosa social, Sì, il più social in assoluto, tu non puoi immaginarti perché forse non lo sai nemmeno tu, è Michele Mancini. dai. Che Michele era quello che aveva l'idea, cioè, nonostante io essendo un informatico, Michele aveva l'idea di fare sti video, quando li vendivo, era lui che aveva l'idea di perché non facciamo questo? Poi a me mi sta accendendo una lampadina. Io pensavo Grazie. che era Stefano addirittura. No. Di Michele è partito. Michele era quello che voleva fare ste cose. Allora condivisione. mi ricordo, se non ricordo male, qualcosa che si chiama live stream. Mm-hmm. E facciamo queste dirette con sti modem 56. Io mettevo la tecnologia e trovavo. Michele diceva perché non facciamo? Si può fare? Certo, si può fare. Michele. No, ma io infatti mi ricordo c'erano dei video dove si vedeva proprio le stampate, dove si vedeva l'apertura degli stampi, Sì, le lavorazioni. Però telecamere laminate con la resina perché condite con battutine, con prese in giro, perché era quello il bello, no? senza di quello non c'era niente. Esatto. Se non ci fosse stato quello, non stavamo qua. Esatto, non ci sarebbe stato Perché noi abbiamo, cioè, i primi stampi che non si aprivano, quindi con la fusoliera, sarebbe una zanzara, che la fusoliera rimaneva dentro, cioè nessuno ci ha insegnato niente. Quindi noi abbiamo iniziato spendendo soldi, buttando via e rifacendo. questa è la passione, ci ha portato a questo, quindi presa anche con l'ottica della portata in giro, non sei riuscito a fare questo e ci portavamo in giro. Esatto. E c'è nata questa amicizia che è lì. nel tempo È lì. rimane lì, magari a volte ci vediamo meno, Esatto. Però poi dopo si rivede come se fosse stato ieri. quello sta lì. Esatto. E abbiamo messo quelle basi che rimangono lì, rimangono sempre dentro di noi, e quindi questa cosa è lì. Certo. Ed è preziosa. Tornando sul prodotto, queste parole sono fondamentali perché tante volte, no, uno sceglie un modello, acquista un modello che è il sogno della propria vita, poi va al campo e cominciano i problemi, perché quel modello non rispecchia magari o tecnicamente quel sogno che era dentro. Faccio un esempio. Quindi credo che l'anima di Gliderit sia proprio quella, cioè il fatto che voi
sono i modelli che vorreste voi, quindi senza i problemi che vi vorreste trovare al campo. È proprio per questo che poi consigliamo il modello alla persona giusta. Esatto. Perché non è che io sono un venditore di modelli, per me un modello vale l'altro. Io sono lì, cioè io so bene quando Marco Berti sa bene che qual è il modello che stai cercando, ok? Faccio un esempio, sai quante volte abbiamo ricevuto clienti che volevano, faccio un esempio, il vettore lo volevano utilizzare come un modello che andasse per forza a 500 all'ora, non è il vettore, non è nato per quello. Non è nato per quello. Magari pensavano di comprare un Python perché il profilo molto sì, può farlo, ma non è nato per quello. Non è nato per quello. Quindi noi diamo magari l'indirizzo per il modello, perché abbiamo una vasta gamma di modelli, perché noi ci piace volare in tutte le condizioni. Certo. Quindi ogni modello ha la sua peculiarità e la sua caratteristica. Certo. Okay? Poi dopo c'è il Gimo, però. Il Gimo è una cosa che esce dagli standard. Allora, il Gimo è una scommessa. E poi sta scommessa in realtà l'ho fatta con te a suo tempo, perché il Gimo doveva essere, non esisteva niente del genere, nessuno ha mai provato a fare una cosa del genere e noi ci abbiamo provato. E se il Gimo si apre proprio un mondo, perché io non conoscevo il mondo delle turbine, cioè per me è l'aliante. E tu conoscevi più il mondo delle turbine, però avevo bisogno nello sviluppo del Gimo di qualcuno che conoscesse bene quello che volevo fare, e ho scritto a delle case produttrici di turbine per essere aiutato, e in realtà solo una ha creduto in noi, è stata la turbina che poi è stata nel Gimo, che è stata la Kingtech KK45, perché la Kingtech ha creduto nel progetto. Tutti quanti gli altri evidentemente mi avevano visto come visionario, la Kingtech no, ci ha creduto, ma ha fatto collaborare con Claudio Ottaviani, che è l'importatore italiano, e poi è nato il Gimo, è nato questa scommessa di non far prendere fuoco una fusoliera con la turbina interna. Quindi il Gimo è, diciamo, il primo aereo sport jet che esiste con una turbina interna. Esatto, sport jet che esiste con una turbina interna in quegli spazi di un aliante, diciamo, un 320. E infatti all'inizio, quando ne parlavamo, perché questa era un'idea che anch'io avevo anni fa, però non la potevo realizzare da solo, chiaramente. Tu invece la potevi realizzare, quindi siamo riusciti, diciamo, a collaborare un po'. E la scommessa era anche una turbina molto piccola in un momento in cui il mercato ti portava ad avere turbine gigantesche, potenze esasperate. Cioè il Gimo, tanto per capire, vola con una turbina che ha circa il 60% di spinta rispetto al suo peso, però vola benissimo, velocissimo, lentissimo, cioè è proprio questo il concetto del Gimo. Esatto. Perché la gente pensa che è perché metti una turbina sull'aliante. Ma non è un aliante, cioè, in realtà abbiamo fatto una categoria, non è un aliante, è una categoria nuova. Esatto. È un glider, cioè noi abbiamo creato una categoria nuova, questo possiamo dirlo, certo, senza mezzi termini. Non esisteva una categoria del genere, non esiste. Esatto. C'è il Gimo. Esatto. Il Gimo è un glider jet che ha una turbina interna, può essere uno sport jet, quindi che può andare veloce, può fare qualcosa di super precisione, ma può essere un aliante, esatto, vero? Anche perché non è molto caricato, al contrario di quello che molti pensano. Chi vola col Gimo si può rendere conto di cosa sto dicendo. Un modello che puoi andare tranquillamente, c'è chi va a bastone, manetta, esatto, ma chi è che invece con un Gimo può fare tranquillamente, ma tra scioltezza 20 minuti di volo a turbina. Ti ricordi quando l'ho provato io, ho fatto 10 minuti di volo a turbina e 20 minuti di termica, esatto. Quindi mezz'ora di volo con condizioni che poi non erano... Con il Gimo hai tutto, hai il volo in pianura di un modello sport jet e a turbina spenta hai in mano un vero aliante. Un vero aliante. L'abbiamo io proprio perché nelle esibizioni cerchi di far vedere, di far show, certo, però io nelle esibizioni cerco sempre di dire questo: voi guardate dove faccio del Gimo, certo, 5 minuti di acrobazia, passaggi super bassi, volo a coltello, volo, e poi in alto su, lo vedi, spegni e rimane su.
per 20 minuti. È chiaro che su una Una manifestazione manifestazione possiamo far vedere 5 minuti e poi ci dicono è ora di scendere, giustamente, certo. quindi facciamo acrobazia come fosse un aliante acro, ma è un aliante che è caricato a 80 grammi. Quindi non è uno sport jet che è caricato, sei rispetto di me di jet, quando è caricato un jet Sì, di sì, solito, 120 poi. lì siamo su un aliante che è caricato a 80 grammi, quindi ti metti lì, metti la termica, Esatto. Poi non solo, c'è anche una sicurezza di volo, si spegne la turbina, puoi tranquillamente continuare a volare, cioè non è un problema in più, si è spenta. il gimo è il gimo, Si è spenta, è finito. non esiste, non è paragonabile a niente, il gimo Esatto. è il gimo. Quindi credi che il Gimo, ok, abbiamo aperto diciamo una nuova categoria, avrà un seguito? Probabilmente sì. Sicuramente c'era un seguito, sicuramente lavoreremo su quelle basi del Gimo che sono state fondamentali Fondamentali. e andremo avanti. Cioè diciamo testa bassa e continuare su quel progetto Alziamo senza... l'asticella. Sì, alziamo l'asticella Sì. senza farci influenzare da commenti perché noi abbiamo quell'idea. Quindi non possiamo che vuoi commentare Una sul cosa modello nuova, che esatto. è stato fatto da un anno e mezzo e sono stati prodotti più di 200 esemplari, cioè non si può. Che vuoi Ma commentare? io mi ricordo anche le prime parole di Lima Cinci quando lo provò la primissima volta, che disse Really Funny, cioè veramente un modello divertente. Io lo conosco Ali, so che Ali lui è impegnato in tantissime cose, Ma ma io poi credo quando che- trova qualcosa che gli piace, punto. No, io E te lo fa capire. Io credo, ma lui è stato fantastico, perché fondamentalmente lì è nato che mi ha contattato, quando ho visto il Gimo mi ha contattato lui. Onestamente, da ignorante, sapevo e non sapevo chi era realmente. È stata una persona eccezionale e con lui c'è nata questa amicizia e guarda, sicuramente lo coinvolgeremo su questi video. Sì, ma Lo coinvolgeremo perché sicuro lui che è ci super, super. Sì. Ma ci avrà piacere lui, credo. Sì, ma sì, sicuro. E sì, ripeto, il Gimo ha avuto un successo unico, Certo. unico, che non ricordo, tra tutti i modelli che abbiamo fatto, comunque hanno sempre avuto bisogno di un po' di rodaggio per essere visti, per essere acquisiti. Il Gimo è stato un'esplosione, abbiamo sempre tempi di consegna sempre abbastanza lunghi, tra virgolette. Perché c'è tanta richiesta. La richiesta c'è, abbiamo dovuto raddoppiare più stampi per poter farli e aumentare la produzione, quindi Gimo è stata una cosa bella. È stato un bellissimo successo, diciamo, ma anche una bella esperienza proprio perché è partito da una cosa completamente nuova che non c'era. Certo. Salutiamo Alla prossima. tutti, allora salutiamo Ciao tutti su questa camera e su questa e camera. su questa camera. Ciao.